Ben ritrovati amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati a sorvolare dall'alto il cuore della caldera dei Campi Flegrei per documentare direttamente dal territorio ciò che sta accadendo in una delle aree vulcaniche più monitorate e studiate del pianeta. Un territorio che continua a cambiare sotto i nostri occhi. Mentre in superficie tutto può sembrare apparentemente immobile, nel sottosuolo proseguono processi estremamente complessi. Il terreno continua a deformarsi. I terremoti continuano a interessare la caldera. I fluidi idrotermali circolano in profondità e i gas vulcanici continuano a risalire verso la superficie. Come sempre un caloroso saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno attraverso le nostre webcam in diretta 24 ore su 24. A chi monitora insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutti coloro che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali, osservazioni dirette e monitoraggi costanti effettuati sul campo. Oggi, 16 giugno 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio aereo con i nostri droni. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Qui abbiamo osservato una bocca principale che presenta un degassamento visivamente più intenso rispetto ai giorni precedenti. Le emissioni risultano chiaramente visibili nonostante le elevate temperature atmosferiche di questo periodo che normalmente tendono a ridurre la condensazione del vapore, rendendo meno evidente il pennacchio fumarolico. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola di Pisciarelli, che oggi risulta pari a 111,3 gradi Celsius. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. Ma oggi c'è un argomento che sta facendo discutere moltissimo cittadini, tecnici e osservatori. Negli ultimi giorni è stato pubblicato uno studio che ha documentato, grazie a una nuova tecnologia laser ad alta precisione, emissioni intermittenti di idrogeno solforato, il cosiddetto H2S, nella fumarola di Pisciarelli. La scoperta è importante perché mostra che il degassamento non avviene sempre in maniera uniforme, ma può manifestarsi attraverso impulsi rapidi che fino a oggi non erano facilmente rilevabili dagli strumenti tradizionali. Dal punto di vista scientifico, questo conferma che il sistema idrotermale presente sotto Pisciarelli continua a essere estremamente dinamico. Pressioni, temperature e percorsi di risalita dei fluidi possono modificarsi continuamente all'interno del sottosuolo. L'idrogeno solforato è un gas tossico già noto nelle aree vulcaniche e la sua presenza non rappresenta di per sé una novità. Tuttavia, il fatto che oggi si riescano a osservare questi picchi intermittenti aggiunge un nuovo tassello alla comprensione dei processi che stanno interessando la caldera. Ed è qui che la situazione diventa particolarmente interessante, perché questa scoperta arriva in un momento nel quale Pozzuoli sta affrontando anche altre problematiche legate ai gas vulcanici. Da una parte abbiamo assistito alla chiusura dell'Istituto Petronio dopo il rilevamento di concentrazioni anomale di anidride carbonica. Dall'altra abbiamo visto la sospensione della circolazione ferroviaria nella galleria del Monte Olibano, sempre a causa della presenza di elevate concentrazioni di CO2. Due episodi diversi, due aree diverse, ma un elemento comune, la presenza di gas provenienti dal sottosuolo. Dal punto di vista geologico la spiegazione è nota. L'anidride carbonica è uno dei principali gas vulcanici emessi dai Campi Flegrei. È un gas inodore, incolore e più pesante dell'aria. Quando si accumula in ambienti chiusi, gallerie, seminterrati o zone poco ventilate, può sostituire l'ossigeno e creare situazioni di rischio. Quello che gli scienziati osservano da anni è che il continuo sollevamento del suolo e le migliaia di terremoti che interessano la caldera provocano una progressiva fratturazione delle rocce superficiali. Queste fratture possono diventare nuove vie di fuga per i gas profondi. In pratica il sottosuolo diventa sempre più permeabile. I gas possono emergere in aree differenti rispetto al passato, oppure aumentare la propria presenza in zone già interessate dal degassamento. Ed è proprio questo che oggi genera interrogativi nella popolazione, perché non stiamo parlando esclusivamente delle fumarole della Solfatara o di Pisciarelli, stiamo parlando di una scuola, stiamo parlando di una galleria ferroviaria. Stiamo parlando di aree frequentate ogni giorno da migliaia di persone.
E qui vogliamo aprire una riflessione che riteniamo importante. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato molte volte la frase secondo cui la situazione è costantemente monitorata e che allo stato attuale non esistono elementi che indichino evoluzioni imminenti nel breve termine. Ma il punto fondamentale è un altro. Nessuno oggi è in grado di prevedere con precisione cosa accadrà domani nei campi flegrei. Nessuno può stabilire il giorno, l'ora e l'intensità del prossimo forte terremoto. Nessuno può prevedere con certezza quale sarà l'evoluzione futura di un sistema vulcanico complesso come quello flegreo. La scienza permette di monitorare, permette di misurare, permette di individuare anomalie e tendenze, ma non consente di conoscere il futuro. Ed è proprio su questo tema che il professor Giuseppe Mastro Lorenzo, già primo ricercatore dell'INGV e da anni impegnato nello studio dei campi flegrei, sostiene la necessità di una comunicazione ancora più dettagliata e approfondita verso la popolazione. Secondo Mastro Lorenzo, proprio perché nessuno può sapere con certezza cosa potrebbe accadere domani, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di conoscere tutti i dati disponibili, comprendere i fenomeni in atto e valutare consapevolmente il rischio. Una posizione condivisa anche da altri studiosi, che da tempo chiedono maggiore attenzione sul tema della comunicazione scientifica e della preparazione della popolazione. Noi di Solfatara News non chiediamo previsioni impossibili, non chiediamo certezze che la scienza non può fornire. Chiediamo però che i cittadini abbiano accesso a informazioni sempre più chiare, complete e comprensibili, come ad esempio comunicare i dati sulle rilevazioni fatte sia in galleria che nell'Istituto Petronio, che al momento non sono state rese note. Perché la trasparenza non genera paura, la trasparenza genera consapevolezza. E una popolazione consapevole è una popolazione più preparata ad affrontare qualsiasi scenario. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara. Anche oggi abbiamo osservato una situazione che continua a richiamare la nostra attenzione. Le emissioni visibili provenienti dalla Bocca Grande risultano ancora molto ridotte rispetto a quelle osservate negli anni passati, una condizione che stiamo documentando ormai da tempo e che avevamo osservato anche prima del terremoto di magnitudo 4,4. Naturalmente questo non significa che esista un collegamento diretto tra la diminuzione delle emissioni visibili e l'arrivo di un terremoto. Tuttavia, esiste una possibile spiegazione scientifica che merita attenzione. Come spiegato più volte dal professor Mastro Lorenzo, i fluidi termali e i gas vulcanici presenti nel sottosuolo non restano fermi. Le continue scosse sismiche che interessano la caldera tendono a creare nuove fratture e nuovi percorsi di risalita. Quando questo accade, parte dei fluidi può migrare verso altre aree della caldera, trovando percorsi più favorevoli per raggiungere la superficie. In altre parole, una fumarola può mostrare una diminuzione delle emissioni visibili non necessariamente perché il sistema stia perdendo energia, ma perché parte dei fluidi potrebbe aver trovato nuove vie di fuga altrove. Il sistema quindi potrebbe semplicemente redistribuire i propri percorsi di degassamento. Ed è proprio questo uno degli aspetti che molti studiosi ritengono particolarmente importante, perché la migrazione dei fluidi verso settori differenti della caldera potrebbe contribuire ad aumentare la pressione in aree diverse rispetto a quelle che negli ultimi anni hanno concentrato la maggior parte della sismicità. Parliamo anche delle zone più periferiche della caldera e dei settori che si estendono verso il Golfo di Pozzuoli. Per questo motivo ogni variazione osservata nelle fumarole deve essere interpretata insieme alla sismicità, alla deformazione del suolo e alle anomalie geochimiche rilevate sul territorio. Per quanto riguarda la Bocca Grande, abbiamo misurato una temperatura pari a 186,8 gradi Celsius. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. Temperature che continuano a mantenersi elevate nonostante la riduzione delle emissioni visibili osservata in questo periodo. Noi continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno. Continueremo a monitorare, continueremo a documentare, continueremo a mostrarvi immagini reali provenienti direttamente dal cuore della caldera. Perché in una fase come questa, osservare ogni cambiamento può essere fondamentale per comprendere l'evoluzione del sistema.
Grazie a tutti per aver seguito questo nuovo aggiornamento. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo ogni giorno sul territorio, sostenete il canale, condividete questo video con amici e familiari e continuate a seguirci per tutti i prossimi monitoraggi. Da Solfatara News è tutto. Un forte abbraccio a tutta la comunità flegrea, massima attenzione sul territorio e appuntamento al prossimo sorvolo dei Campi Flegrei.